Benvenuti con un video commento con le finali del conclave. Oggi abbiamo un'importantissima finale, probabilmente la finale più importante dell'anno, ovviamente, che è la finale del Nazionale 2016. A commentare con me c'è il veterano Carl. Ciao a tutti. E la nuova leva Ciao a Roby. tutti. Ok, allora i protagonisti di questa finale sono sulla vostra destra abbiamo Mirko Pedrini, che è un giocatore di Bologna, abbastanza esperto, gioca anche ad altre LCG, in particolare è il campione in carica di Conquest. Invece sulla vostra sinistra abbiamo detto Scuracchio, anche da Schiappettigno degli amici, cioè per inquadrare il personaggio. Sì, vediamo Invece, se in questa finale si detto capirà. anche il terrore dei milanesi, anche si è conquistato quest'anno, diciamo, Perché? perché ha eliminato solo milanesi praticamente, ovunque. Ok, non sono stato eliminato. A qualsiasi gioco, tra l'altro. Quindi, vabbè. Invece, sulla vostra sinistra presentiamo l'altro protagonista, che è Giovanni Fassiolo, con un interessante, direi, tappetino. Interessantissimo. Che a te piacerà molto, Andrea. Sì, mi piace moltissimo e ha due ragioni fondamentali che mi piacciono tantissimo. Sì, ecco, due. Perché è a tema Targaryen, Non la intendevo prima. quello, ma va bene. Vabbè, noi andiamo Saranno avanti. i draghi. Esatto. Non sono Giovanni, due, dovrebbero essere tre. Giovanni, per i pochi che non lo conoscessero, è un giocatore invece che viene dalla precedente edizione, insomma, nel senso un giocatore abbastanza veterano, un giocatore di Mantova. Mantova che si è comportata benissimo sia in questo evento nel nazionale, perché aveva portato anche un altro giocatore in semifinale. Mirko? No, No, c'era Nicola Brutti. E Mirko invece era uscito, l'abbiamo visto già nelle precedenti partite che abbiamo giocato, era uscito comunque poco prima, diciamo agli ottavi, sostanzialmente ai quarti. E niente, insomma, Mantova che si è comportata benissimo. Mirko aveva vinto l'Internazionale di Milano, tra l'altro sempre quest'anno, l'altro giocatore di Mantova, compagno di meta, diciamo, di Giovanni. E appunto Nicola Brutti, che è arrivato in semifinale al nazionale, aveva vinto il Tigella, sì, che sono stati con nazionali tre eventi, diciamo, più importanti in Italia. Quindi ecco, questo è per darvi un po' un'idea dei nostri protagonisti. Vediamo cosa giocano. Allora, Giovanni gioca un Targaryen Fedeltà e invece Mirko gioca un Lannister Fedeltà. Quindi diciamo due casate che Targaryen aveva, diciamo, dominato la prima parte dell'anno, diciamo i primi mesi del gioco fino a marzo inoltrato. Invece Lannister è venuta fuori alla distanza, soprattutto negli ultimi mesi. Targaryen hanno recuperato molto nel meta, diciamo, ecco, in questo meta che abbiamo letto, proprio negli ultimi mesi con le ultimissime uscite, in particolare Burger King, direi, insomma, anche Doria, ma comunque sostanzialmente Burger King ha fatto la differenza, ovviamente. E quindi l'abbiamo visto abbastanza protagonista anche negli ultimi mesi e anche in questo nazionale. Lannister invece è un mazzo solido. Vediamo un po' il loro setup. Sì. Allora, da una parte abbiamo Giovanni a Caldrogo, Viserion doppiato e una strada dell'oro, sì, Okay. una strada delle rose. Dall'altra parte c'è invece Mirko a Tyrion Lannister doppio, versione Alternative Art, Sì. e Pycelle. Esatto, quindi Vediamo anche come partono, tanto abbiamo già rivelato la prima trama, c'è da una Summer parte Nobile Harvest. Causa e dall'altra parte Summer Harvest. Summer Harvest è una big causa. Diciamo che partenza standard, se vogliamo, per Mirko e presa bene da parte di Giovanni, che adesso avrà 7 ori anche lui, sostanzialmente per schierare, quindi presa benissimo. Anzi 8 per la strada. 8 con il suo bonus in gioco. Ha anche scelto chi andrà per primo. Esatto. E probabilmente vediamo con Caldrogo, penso che proverei ad andare io, però vediamo che cosa ha deciso. Ha deciso di andare prima lui probabilmente. Sì. Infatti conta Iori. Infatti sta già contando gli ori. Vediamo cosa schiererà. Una Kingsroad. Kingsroad. Kingsroad.
Buono comunque anche andare per primo quando dall'altra parte c'è un setup con un personaggio unico, Lannister, che è molto comune. Sì. È sempre meglio cercare di andare prima se hai una Kingsroad, certo, altrimenti certo. rischi di non utilizzarla. Rischi il tricerli, sì, sicuramente. Infatti adesso 3, la usa 4, 3, 5, 4, 6, 7. 7. Daenerys. O Daenerys O Mirri o Mazdur. Mirri Mazdur, diciamo. Non ha piegato la carta a casa, quindi non abbiamo il Daenerys. Ter. È Daenerys. Daenerys in questo momento ha stealth Sì. e quindi è comunque comoda, ha 2 militari grazie a Khal Drogo, insomma è messo bene. Quindi praticamente abbiamo mamma, papà e uno dei figli. Uno dei Esatto. figli, sì. Copiato, Tra l'altro ormai è diventato Viserion, è diventato ufficialmente il mio preferito, Mm. perché durante il torneo ha fatto delle cose incredibili. Tornato dalla morte 3 volte, la sua testa è impalata ma era in gioco, quindi è sopravvissuto. C'è anche lo zio, guarda, ce l'ha anche lo zio. è arrivato lo zio. Viserys. Ok, e vediamo invece Mirko come risponde. E Intanto tiene tiene tre 3 ori, ori. quindi minaccia spadate, minaccia po' di cose. un po' di tutto praticamente Esatto. potrebbe fare il nostro Giovanni. Sì. E vediamo Mirko come risponde. Ecco, mi dispiace un po' per questo riflesso che vedete sulle bustine di Giovanni in particolare. Purtroppo abbiamo tentato di posizionare in qualsiasi modo, sono stati tipo mezz'ora. Un leggero riflesso si vede anche da parte di Mirko. Comunque Sì, le carte le capiamo. però meno si male, capiscono per fortuna. Mi C'è dispiace, solo che, ma guarda, da Khal una parte Drogo. basta che noi le descriviamo. Da una parte c'è Khal Drogo e uno scontino, Esatto. in fondo, in ginocchio. Esatto. Quindi fondamentalmente lo sapranno dal nostro commento. Vediamo, allora, se Mirko ha lanciato nobile causa vuol dire che qualcosa di enorme avrà E in arriva. mano. arriva tradizionalmente adesso ci aspettiamo o Montagna o Tywin. Tywin, una delle due. un po' Oppure ce potrebbe l'aspettiamo. anche essere la soluzione soft Jamie. con, Jamie. le soluzioni soft con Jamie e la sorella Sì. nell'eventualità. Sì. Allora, Ho fatto una copia di Gran Maestro Paisel. sempre esatto, una per copia il di momento copia di Tyrion, Ma era copia già di stato- di- un'altra. No, siete un'altra. fatto doppia copia e poi... Quindi diciamo che la doppia militare di Khal Drogo in questo Veramente momento in realtà penso che poi Mirko mi smentirà magari se commenterà al video o comunque se ci dirà la sua, perché credo che comunque 3 copie di Tyrion, cioè lui volesse vedere qualsiasi altra cosa tranne Beh, che certo, le copie di ovviamente Tyrion. sì, adesso si Perché inizia a Dracarys Dracarys purtroppo o te lo Corona, fa fuori o la adesso. pentolo- O anche- pentolaccio, la La pentola e sei muore. fatto. Sicuramente sì, però quantomeno diciamo Sconto per di questo fedeltà. turno almeno posso sorbire tranquillamente. Tantissimi ori, Qua- quindi probabilmente c'è papà. Però Sì, sì, Tywin, se ecco. Tywin. Tra l'altro, ecco, diciamo E che tiene un E oro. tiene uno. e tiene un oro. Sempre per colore possiamo dire che Mirko ha fatto sfaceri durante il torneo con la montagna. La montagna è stata proprio la carta di Mirko durante questo torneo, gli ha Giustamente sempre il- piccato benissimo di montagna. Il suo nickname Schiapetigno Sì, deriva anche sì, da questo sì. fatto. Infatti io avevo fatto una specie di vaticinio pronostico prima di questa finale, avevo detto che l'avrebbe vinta sicuro se avesse visto Montagna primi turni. Guarda che bei target che c'erano senza copie, Khal Drogo e Daenerys. Scendeva Un po', sicuramente, Sì, sicuramente. era automatico. Era sicuramente scontato. Vabbè, Passiamo comunque, alle sfide, comunque comunque in fase sfide. anche non mettere Montagna, mettere Tywin è No, forse vabbè, anche Tywin, meglio, insomma, allora, diciamo. Tywin tiene un oro. Tendenzialmente. Tiene un oro vuol dire che comunque, allora, io credo che, adesso non me la ricordo perfettamente la finale, ma comunque penso che Giovanni possa rinunciare all'intrigo se vuole, quindi lasciargli 2 soldi in meno per evitare troppe perfidie. Certo, Quindi ovviamente. dall'altra parte comunque credo che almeno lui si muoverà, forse o con Tywin o con qualcuno comunque si muoverà. Penso che banalmente un intrigo. Però. Lui il fatto è che La Mirko rossa in ci questo può momento anche sta stare, pensando a cose, dice senti guarda che io avrò l'unico personaggio che posso usare con abbastanza tranquillità è soltanto Tywin. È soltanto Tywin. Gli altri due vaporizzano No, certo. facilmente, quindi non è una bella idea. Infatti, probabilmente io mi però- aspetterei soltanto un intrigo con Tywin per chiamare i 2 ori, al massimo ambusciare qualcosa, perché in realtà gli altri 2 personaggi sono sotto Dracarys, che è lì, proprio pronto, diciamo. E quindi non Poi mi aspetto che soprattutto li su Tyrion impegni. su Tyrion è Su brutto. Tyrion è bruttissimo. Su Gran Maestro Paisel potrebbe anche unirlo a Tywin per pescare una carta, volendo Sì. ben vedere, tanto se Però- deve vaporizzare lui, Però che sai cosa, vaporizzi pure lui. però sai cosa ti dico? Se tu noti, se poi Mirko non avesse in mano un personaggio da ambusciare,
si metterebbe a rischio di marcia su uno dei due personaggi, Tyrion o Tywin, che a quel punto diventa un problema grosso. Quindi secondo me non lo impegna. Non lo impegna. Impegnerà soltanto. Vedrete che secondo me impegnerà soltanto Tywin. I ragazzi ci pensano Anche una naturalmente militare di tanto. Khal Drogo con 3 ori fa paura. Comunque Tywin non è copiato, dovrebbe sicuramente opparlo. Hai ragione anche tu, probabilmente anche la militare a Noppo. Una militare a Noppo non so una se militare gliela a lascerei forza con 3 5 ori. a Noppo probabilmente non gliela No, lascio. però potrebbe, se ha anche solo un ambuscino, potrebbe metterlo giù e salvarsi tranquillamente. Però adesso ha un oro, se parte un di oro. militare si deve per forza inginocchiare Tywin. E poi a quel punto Intrigo lui non lo fa. Non lo fa più. Forse questo turno potrebbe finire così. Militare di Khal Drogo, Esatto. eventualmente militare di Viserion, tanto per togliergli una copia, giusto per fare un punto. E a quel punto, una volta che però Tywin è inginocchiato, può fare anche Intrigo potere. Se proprio. Magari Intrigo puoi lasciarla tranquillamente senza, ma potere potrebbe farlo. Bene, allora vediamo un attimo cosa decide. Ragazzi, questa qua sarà avviso per chi seguirà il video. Questa qua comunque si tratta della finale di un nazionale, quindi i ragazzi hanno tutto il tempo che vogliono, quindi stanno pensando tanto. È una partita senza tempo, quindi giustamente si prendono anche il loro tempo un po' dilatato, diciamo, oltre il solito, per pensarci bene, tanto comunque nessuno gli fa fretta. E noi comunque abbiamo parecchio, sì, ovviamente, sì, anche perché ricordiamo che quest'anno per il vincitore del nazionale c'era in palio comunque il viaggio per andare a rappresentare l'Italia al mondiale in Minnesota, che si terrà a novembre. E quindi si stanno giocando qualcosa, diciamo, di importante, tutto sommato. E tra l'altro ci lascia anche un po' di tempo per discutere un po' delle scelte, delle giocate dei giocatori. A naso Giovanni ha passato. A naso Giovanni, anche lui è stato tutto in difesa. Non capisco esattamente perché non fare quella militare. Paura. Non lo so, ha paura comunque anche lui. Magari non aveva il passato fil di spada in mano. Però gli fa inginocchiare Tywin, non gli fa fare cose. Non lo so, forse aveva paura che entrasse anche dall'altra parte qualche evento cattivo, però l'unica sarebbe una spadata, però la vedo difficile. E invece è facilissima. Perché perché doveva fare prima Intrigo con un personaggio. Intrigo con Tywin. Insomma, non era neanche così facile secondo me, però vabbè, diciamo che comunque va bene. Ha fatto una scelta molto conservativa Giovanni, sta in difesa e valuta un attimo cosa fare. Adesso... Anche perché comunque io l'ho sempre detto, con i Lannister, anche quando sembra che il board sia superiore, che la partita si stia mettendo bene, così, non è mai vero. Arriva un trial by combat messo male o una spadata messa male e sei completamente fottuto. O anche un evento che magari ti tira dentro un personaggio a caso. O un evento di quelli lì, o una pillaggiata di montagna, insomma... Hanno sempre... bisogna stare attentissimi con loro, perché comunque hanno carte forti e non vanno per niente sottovalutati. Qui c'è una Noppo di Intrigo. Unopposed comunque in realtà ci sta, tanto perché impegnare Daenerys per che cosa? No, certo, quello ci stava, l'Unopposed ci stava. Diciamo che probabilmente forse Giovanni poteva avere paura di una lacrima su Khal Drogo, ecco, questo penso. Non sono pochi i Lannister che le giocano ancora. Sono pochi i Lannister che ancora li giocano, è vero, però comunque ce n'è, quindi... Ce n'è, sì, però... Intanto comunque vediamo Trial non faceva niente in questo momento. No, Trial non aveva fatto assolutamente Il niente. pistolino, guarda, più che altro non credo che sia per far militare, secondo me è più per star lì e mettersi pelli per marce. Comunque questa cosa di avere adesso il personaggino così gli permetteva eventualmente di non rischiare troppo la marcia. Cioè anche eventualmente avesse fatto un'altra sfida, no? con il Romino o con... Avrebbe dato un punto di fama a Khal Drogo. Ecco, esatto, però quindi non aveva senso farla No, non aveva senso, però ecco, non avrebbe rischiato più di tanto. No, diciamo. non avrebbe rischiato, però un punto... Gli avrebbe fatto magari ingolosire per tirare un Dracarys sul maestro, però non credo che probabilmente non l'avrebbe fatto, avrebbe solo difeso Giovanni, ecco. Giovanni alla fine penso che quello che vuole fare è Tyrion. Allora, interessante questo secondo giro di trame e ordine di costruzione per Giovanni. Esatto, allora teste sulle picche Giovanni per probabilmente Mirko. sta andando a cercare io non credo il Beggar King, io penso che lui stia andando a cercare
un Milk of the Poppy. Mm. E so anche dove dovrebbe metterlo, in mia opinione personalissima. Andrea, Sì, secondo me sta Tywin. andando a cercare la pentola. Così. Va Poi bene, se non la non so trova, se la troverà. di rimessa, un Può Milk prendere un può Milk of the anche andare bene. La pentola è una, non... Però Sì, ti fai- io non riesco a trovarla mai con... Ti fai fuori un target con la pentola. Sì, sì. Beh, se ci, cioè, fosse, è bello se ci fosse goloso. la pentola va benissimo. È bello goloso. Però comunque secondo me sta cercando anche in alternativo Milk per mettere... Allora, invece parliamo della scelta anche un attimo di Mirko delle teste sulle picche. È una scelta che io non sto vedendo molto più, diciamo, utilizzata, soprattutto nei Lannister. Ne ha trovato Tanto trova Mirko, ecco Giovanni, giustamente. Ecco, non ho capito perché Mirko ha fatto andare prima, allora ha selezionato lui come primo giocatore Sì, e ha fatto andare prima la ordine di costruzione. sì. Perché? Perché se trovi No, in qualcosa, realtà- se Se trova trova, pentola, la certo. metti in mano, prova a prenderti la pentola. No, in realtà ha già Milk, scartato lo la... No. l'Elire è stata scartata. Ah, no, è L'ha stata fatto- prima. l'ha risolta prima perché appunto non voleva avere in mano un target vuoto, non un personaggio, diciamo. Ok, però secondo me invece quando vai a cercare qualcosa è sempre meglio farlo andare dopo. Perché comunque quello che hai preso è utile per te. Diciamo Vuol dire che, se te lo tolgo... diciamo È che vero. dipende anche da quello che ti Qualcosa. aspetti che abbia l'avversario in mano. Se lui voleva prendere il personaggio per tanti motivi, perché anche solo per chiamare i 2 punti, non lo so, per qualsiasi motivo ovviamente ha fatto bene Allora, a fare così, questo se no ci no. sta. Io ti posso dire, non giocando tanto Lannister, ti posso dire che da Targaryen, se io mi vedo girare una testa sulle picche e ho già giù Khal Drogo, Daenerys e Mire me le hai scartate il turno prima, ma sinceramente che mi No, intombi poi è un vero. draghetto, sai cosa me ne frega. Invece questo poteva essere abbastanza... Ha pagato uno in più. Ah sì, con i Limpain. Ah, no, Limpain. No, ha scontino, fatto sì. sconto e poi ha messo il impegno. Sconto i Limpain e i E Limpain ha ha fatto ucciso secco Viserys. Viserys. E ha ucciso, esatto. Allora, intanto vediamo un attimo appunto le azioni. Quindi sostanzialmente è andato Mirko gioca il Rimpain, gioca sconto e il Rimpain, va bene, un mino che sconta il Rimpain. Il Rimpain lo utilizza immediatamente per uccidere Viserys, anche perché sa che di là c'è un Mirk. Metti caso che, adesso non mi ricordo se il Rimpain è no attachment, comunque ma metti caso che voleva tirare il Mirk sui Rimpain, poi non lo usi più. Sì. E quindi giustamente è ovvio che comunque avrebbe tirato sempre probabilmente su Tyrion o Tywin, probabilmente su Tyrion, visto com'è la situazione. Sì, quasi sicuramente. Però comunque lui, onde evitarsi i dubbi, se l'ha Oppure, usato attenzione subito. perché c'è anche l'alternativa, c'è anche l'alternativa a Tywin che è interessante, perché Tywin gli togli l'economia, i 2 ori, gli togli la fama, quindi il Più mazzo in si fa forza. più lento, la potenza di fuoco, vabbè, ma tanto c'è sempre 6, quindi io non credo lo metterei su Tyrion, perché Tyrion comunque sia è sempre dracarizzabile. Se io voglio Quello è dirti, senti, vero. io te lo rimuovo in altro modo. Quello è vero, ma secondo me sa che infatti lo mette su Tyrion, perché se Magari noti non ha adesso un lui, Dracarys allora, in mano. lui non ha comunque economia per giocare roba durante le sfide e questo turno sicuramente lui così Non va fa tranquillo, nulla. non può fare niente e quindi ha un turno di tranquillità innanzitutto e io comunque questa scelta l'ho apprezzata di Giovanni, questo Mirko su Tyrion. Tyrion è sempre pericolosissimo, quindi va benissimo. Tra l'altro poi dopo penso che ne riparleremo nel prosieguo di questa giocata di Tyrion di Mirko su Tyrion, Burger King. perché secondo me ha segnato molto la partita e poi dopo ne riparleremo. Ok, intanto Giovanni gioca Burger King Su Khal Drogo. esatto, perché questo è una giocata gender. Sì. Ne l'aveva messo Burger su King. Daenerys, ha detto No, in realtà è mi diventa un po' trans. lo metti allora. sul personaggio che... Ci sta. Allora, vuoi toglierti... Di solito io Burger King lo metto, se ho scelta naturalmente, perché non sempre hai questa scelta, visto che i draghi sono tutti in attachment. Sì. E Ne ha Sagi ed anche, tra Ne ha l'altro. Sagi ed anche, quindi loro aveva 2 scelte, Daenerys o Khal Drogo. Lo metti su il target meno interessante per l'avversario, in modo da renderlo più interessante. È vero. Cosa vuol dire? Che se io passo di passato a fil di spada, ho la scelta tra Daenerys e Khal Drogo. Normalmente il personaggio più interessante da stendere è Daenerys. Con su il Burger King, Ancora di più. Adesso c'è invece la adesso c'è scelta e dici, C'è la senti, scelta, no vabbè, ma sì. quasi quasi ti faccio secco Khal Drogo, così almeno il turno dopo Esatto. non lo usi, lo rimetterai, ma non mi interessa. È un ragionamento fine, insomma, di regolamento. Secondo me invece Giovanni ha solo pensato che dare trattore a Daenerys era brutto, perché io sono... Vai.
Ok, no, ovviamente... Comunque il io devo ragionamento smetterla tecnico di era dare per interessante. assunto l'intelligenza dei nostri finalisti. No, dai, vabbè. Giovanni poi in realtà probabilmente ha avuto i suoi motivi. No, io penso che sia stato per quello. Poi in realtà poi quando glielo chiedi di spiegartelo non te lo sa spiegare. Non te lo dirà mai, ti dirà no, ma ci ho ripensato, forse era meglio su... Grande Gio. Ok. Parte un... Intanto una sfida partono con le con sfide, Tywin. partirà un Una intrigo. sfida No, impressionante questa con può essere Tywin. qualsiasi cosa, tanto Iori non richiama più. Esatto. Allora, secondo me è comunque un intrigo, perché comunque le carte in mano di Giovanni non sono tantissime e ci prova. Prova a svuotargli la mano, diciamo ad aggredire la mano. Prende punto, è l'unica che vince agilmente senza troppi problemi. Sì. È l'unica che Giovanni probabilmente- può lasciare unopposed abbastanza tranquillamente, sono punti che fa. Sì. La vince è giusta, perché comunque... No, beh, sì, Mica non la tanto. vince, La vince, sì. No, Forza, la vince sta adesso... tranquillamente, direi. Sì, no, perché Forza di 6, là ma c'è chi se ne soltanto, frega, c'è soltanto Daenerys, Dani. quindi va bene, ok. Quindi prende una Nop, tranquillo. Non opposed, toglie Non carte. Chiamala. Ah, sì. Adesso chiamerà. La Sì, chiama, chiamerà appunto, Fama, l'ha fatto, chiama anche Fama, giustamente anche fare cose nell'ordine giusto, Mirko, ricordiamolo. sì. Va bene, vediamo se azzarda qualche altra sfida, io direi che, boh, non so, c'è una Probabilmente militare, no, il Colomino, problema è che probabilmente se no, la continua- tiene in difesa. Se no? continua così però con due Infatti, carte, ha già due carte passato. in mano di Giovanni, secondo me puoi anche arrischiarti qualcosa. Beh, militare degli Ansalied. Già passato, Il adesso militare di Unsullied va parte... sicuramente unopposed, per forza. Sì, adesso toglierà una copia. E tanto le 2000 copie su Tyrion non servono più. Probabilmente ce ne Tanto sarà mettere anche una fila degli scarti. ce ne però. sarà anche un intrigo e una... Io penso... a un La intrigo. potere probabilmente sì, l'intrigo non lo so, però penso comunque. Beh, l'intrigo... All'intrigo Daenerys ha stealth, quindi Sì. la passa abbastanza tranquillamente. Passa quello che Magari. vuole. Questa potrebbe essere una potere, vediamo. Potere a Per me è una forza 5, ma c'è almeno uno di Daenerys che gliela fa vincere, in teoria. Senza contare sempre minaccia di Dracarys, sempre lì. Vediamo un attimo cosa sceglie. Potrebbe essere anche una seconda militare. Potrebbe anche essere una seconda militare, tranquillamente. No, Invece no, è una potere. Sì, bene. Potere, Fama fama, di Khal ottimo. E quindi abbiamo un posto di punti per Giovanni. Giustamente, adesso vediamo se fa un'altra militare, evidentemente. Ecco qua. Oppa, forza 1. Io mangerei comunque una copia di Tyrion. Comincia a essere molto Tanto meno Tyrion, interessante. Infatti, Tyrion, quindi- guarda. Guarda come se iniziano ad andarsene via queste copie di Sì, Tyrion. è troppo poco. Con il milk è completamente inutile. Bisognerà vedere cosa intende fare di quel milk. Se vuole toglierlo di confisca o preferisce togliere il Beggar King. L'intrigo. Intrigo, va bene, passa. Intrigo, Stealth su Gran Maestro Paisel. giustamente, ha il personaggio con cui difendere, ma Oppa lo comunque la stesso vince, perché tanto sono non tutti dagli punti. inginocchiati, non c'è Dracarys in ballo. Scatta, vediamo cosa prende. Un assassino. Un assassino. E Però pesca testa di anche di intuizione, che questo è importante perché è rimasto corto il nostro Giovanni. E domina Lannister. Domina Lannister. Adesso non lo so, ragazzi. Ecco, io adesso vi dico Io farei questa Vala. cosa. No, vabbè. Da parte di Mirko, io avrei puntato a togliermi quel cavolo di Mirk perché veramente ci sta impallando tutta le cose. Non avendo poi economia bonus in gioco, a parte, vabbè, Tywin che compensa il fatto di non avere terre sostanzialmente, più che altro. Avere quei 2 ori durante le sfide secondo me ti aiutava No, tanto. aiuta di sicuro. Io avrei Però puntato aiuta su anche quello. il Beggar King dall'altra Sì, parte. però a quel punto di là ha già smuccato, Sì, nel ormai senso è ha poche già carte in ormai mano, non è anche che con deve, primi non è nevi. che deve mettere giù chissà cosa, già anche un oro bonus, cioè io punterei più proprio a togliermi quel Mirk, però Ora, poniamo caso che giochi prime nevi dell'inverno, che è una cosa che potrebbe fare tranquillamente perché da una parte rimane Tyrion, magari non Ilimpain. così utile, Ilimpain, Paisel. Paisel perché c'ha la copia e Tywin. Dall'altra Tywin. parte rimangono il draghetto no perché No. lo spella con Ilimpain Pain e e rimangono Ansalied, Ansaried, Khal Drogo Khal Drogo e e Daenerys.
Potrebbe guarda essere che interessante. per me Sì, invece sì, è rischioso. Comunque sì, anche Potrebbe secondo non me farlo. adesso non farà confisca, probabilmente Mirko e tirerà, vedremo, probabilmente tirerà... Temenevi, tirerà però è bene. rischiosissimo secondo È me. molto rischioso. È un po' così, però vediamo. C'è da dire che lui poi può anche ambusciare di nuovo Romino da Certamente. 2, No, va bene. allora, come vantaggio board, ok, Ce l'ha. però il fatto è che rimanga Caldrogo giù è un problema. Perché dopo sono 2 morti comunque dall'altra parte, sì. poi c'è marcia. Cioè comunque Cardrogo e Ansari dall'altra parte sono un po' un problema da tenere, Infatti. Potrebbe farlo, ma secondo me sì. sbaglia. Io farei ancora più board. Se riesco a tenere. Anch'io avrei puntato più sulla confisca. Una confisca oppure addirittura anche soltanto un pescare. Però Andare a trovare Ranni, Jamie. allora adesso non so bene ovviamente nel mazzo di Mirko, però Rannis ultimamente una Counting Coppers non la sto vedendo, No. cioè la sto vedendo proprio rarissimamente giocata, quindi... E E infatti c'è Primi Pimenevi da una dell'inverno. parte e dall'altra parte c'è Counting Coppers che giustamente gli fa, No, gli è fa la mano. corretto perché comunque prende i soldi di Beggar King. I soldi. Aumenta la mano, quindi quello che torna non lo scarta. No. E tra l'altro adesso comunque potrebbe anche qua, magari secondo pescare me, si qualcosa segna- da tenere giù. Da qua secondo me si segna il vantaggio di Giovanni. Giovanni, vediamo. Con 5 ori comunque. Magari riesce a mettere giù qualcosa. Anche dall'altra parte ce ne sono. Dall'altra parte ce ne sono 5 che grazie dirà. a Sconto. Allora, utilizza subito Pain per il drago va Pain bene, per il ma lo drago. sapevamo già per evitare che lasci giù la copia. Quindi- Adesso se Gio avesse pescato una copia di Viserion ridevo. Quindi immagino che Giovanni tra l'altro non abbia neanche il fuoco e sangue, perché altrimenti me lo sarei fatto uccidere io a questo punto il drago. draghetto? Sì, perché così No, almeno... no, magari ce l'ha fuoco e sangue, ma E perché però, usarlo così? perché almeno lo ributtava in gioco durante il turno. Allora 12 in mano magari, non il mazzo. Se ce l'avesse Se ce l'avesse avuto in mano, ci ovviamente in pensavo. mano. Sì, 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 non- Pensavo. Però vabbè, è una soluzione ovviamente. Poi non è neanche detto che Giovanni li avesse nel mazzo, io onestamente non me li ricordo, quindi magari non ce li aveva nemmeno. No, Fire and Blood comunque io penso che da Ok. Targaryen lo giocherei, soprattutto Paga fedeltà. 5. Oh, comunque scende un discreto 5, manzo 6. anche dall'altra parte, 6, Sì, pensa sarà Jamie. Jamie, Eccolo qua. eccolo, Doppiato. doppio interessante, doppio. No, doppio è buono perché comunque adesso Li la assorbe. militare di Caldrogo un po' l'assorbe. Sì. Però non ha più ori. Però quindi ecco, la può anche, non ha ambushare, i non 2 fa- ori e non può prenderli che gli sarebbero serviti per tipo Copia riambusciare di dopo. Daenerys che quindi vanifica un pochettino la prima neve. Sì, diciamo che anche dall'altra parte Un pochino, mantiene perché comunque- board, comunque gli aiuta a mantenere il numero di personaggi, onde assorbire meglio le eventuali marce al muro. Ok, tanto sconto. Vediamo se scende anche di qua un costo 4 superiore. Cosa che potrebbe anche essere. Tipo un altro Unsullied. Un Illyrio. Sì, Illyrio. Paga 4. Più uno Un 5. altro Un altro Unsullied. Unsullied. Tiene anche gli ori così minaccia cose. Adesso Adesso la doppia sono un militare... problema. doppio militare militare di entra di sicuro. Unsullied con un -2 fa male. Ecco. Fa molto male direi, Molto perché male. comunque non riesce ad ambusciare. Forse questa non ci ha pensato. No, non riesce ad ambusciare. Secondo me ci ha pensato, però ha preferito avere doppio Jamie piuttosto che tenersi. No, vabbè, ecco, un ma omino poi è ambusciare. corretto, Jamie comunque Ci sta, ovviamente adesso gli fa, bomba, gli fa però. fare anche. Ecco, vedi, adesso tipo lui se ne Adesso l'ha sbatte fatto ovviamente l'intrigo, perché chi se ne frega, perché tanto Anche Dracarys, Dracarys tanto- toglie Daenerys dalle balle comunque. Sì, sì, sì. In ogni Giustamente adesso che non ci sono i draghi È te lo meglio puoi esagerato. permettere. Tra l'altro gli dai due target che tutto sommato non sono così rilevanti. Poi perché- sta cercando anche di pescare perché non so se in mano, altrimenti avrebbe tenuto qualcosa. Sì, Penso che avrebbe Mirko è tenuto anche un po' qualcosa. corto, diciamo. Però non dovrebbe, secondo me non dovrebbe stare in difesa per la militare, dovrebbe attaccare tranquillamente, tanto gli passa. È Purtroppo sì, possibile, quindi- possibile gestirne due. Questo vediamo se era un intrigo o una potere, probabilmente un intrigo. Se voleva tentare di pescare, probabilmente è un intrigo, vediamo. Sì. Potrebbe essere anche potere, in realtà però è meno interessante. Meno Meno interessante interessante. perché volendo riesce la possibilità di far vincere in difesa l'avversario. Anche se non Anche credo se- che non Dai, l'avrebbe in vinta ginocchia in tipo difesa, tutti, però... No, 2, ne bastano 2. 5.
Sì, Khal-Drogo è un realtà- Khal-Drogo è un Unsullied Ma no, in realtà tempi scusatemi, di- lui ha forza 4, gli basta Basta Khal-Drogo. Khal-Drogo per- Basta Khal-Drogo e la vince. Se la possono perché forza potere... Sì, è vero, 4 di è vero. Tyrion, Sì, 2, sì, sì. 1, Sì, sì. 3. In realtà basterebbe Khal-Drogo. Basta Khal-Drogo però, in senso. Però è un intrigo, ovviamente è un intrigo. Lascia Noppo. Gliela lascia, quindi così Giovanni gli pesca sul gli draghetto. pesca il draghetto, Pesca vabbè. Viserys anche. E adesso Mirko può pescare, vediamo se si ricorda. Speriamo di sì. No, sicuramente se lo ricorderà, qualcuno gli avrà ricordato. No? Invece no. Non sta Non pescando? pesca. Non forse ce lo siamo, non l'abbiamo visto noi un attimo. No, no, magari. No, non ha pescato. fatto claim. Ah, Un nightmare su Jaime che comunque sta attaccando, se lo avesse fatto prima. no, penso che abbia preso azione prima della dichiarazione delle sfide. No, l'ha fatto dopo? No, anche perché uno ti lascia il tempo, se però. No, infatti, però è strano allora questo Nightmare. Non voleva fargli prendere punto, però non è così avanti. No, vedi, l'ha fatto prima, ok, no, prendo gli ha perché fatto prendo- prima. Lui stava per dire faccio Sì. militare, gli ha detto no, prendo un'azione. Faccio. Giustamente Giovanni gli ha sbiancato Jamie, che infatti si inginocchia quindi per fare la sua militare. Questa fa male, eh. E allora non ha ori, quindi Bene. boh, vabbè, Tanto la vince vince in con Khal-Drogo, difesa, sì. sì, basta Khal-Drogo, come prima dicevamo. Sì, non vuole rischiare di spellare Daenerys, No, non vuole no, perdere pezzi. ci sta, quindi. ci sta. Ecco, Passa però. passa poi, non fa Passa la secondo potere. me invece. era Beh, sta in interessante difesa con tanto una sfida con il provarci. Una nostro sfida con Tywin la vince, quindi è inutile. sì, perché praticamente prenderebbe un -2 sotto gli Unsullied, però basta, no? Perché va a 4, gli Unsullied sono forza 3. E quindi basta. Quindi una la Va a vince. 4 però vedi che non lo opera, perché c'è sempre lo spauracchio Dracarys in giro. Eh sì. No, però attenzione, no. Nel caso effettivamente perché nel caso no. rimarrebbe No. a 1, perché Però non la inginocchiando oppa, Daenerys, no. non la oppa, tanto comunque non è soggetto comunque a spada, non ci sono gli ori, perché comunque non c'era la forza, non serve a niente, ha ancora copie. Adesso non ne ha più, però. Adesso non ne ha più. Non so che vuole pararsi ulteriormente però. A potere, per evitare di perdere punti o darne troppi. O Più che che altro, potere o guarda. intrigo. Cioè, non è Dico, che... boh. O vediamo se vuole difendere la mano, non so, però. Tanto vediamo qual è la seconda sfida di Giovanni, che ci sta pensando. Io per metterlo in crisi in questo momento che non ha coppia farei una seconda militare. Sì. Vediamo se la militare Con non la ha potere. Salad può essere qualsiasi cosa, quindi. Beh, come prima dicevamo, può difendere no, No, fa militare. militare e decide di perderla, non vuole togliersi i punti o Carta in mano. carta in mano. Quindi a questo punto ci aspettiamo un passo da Giovanni. Che sì, però adesso... Con una Io invece marcia non passe- io non condurre la passerei. bandiera. Perché gli ci faresti proverei. fare un punto sul personaggio? Ma lo faccio io di Dominus poi. Però sì, è una scelta, diciamo, un punto per un punto oppure 0 punti per... Tanto un punto su un personaggio, voglio dire, adesso anche se Tywin è grosso, Sì, comunque sì, sono sì. in vantaggio, Sì, certo. tanto vale che spingo il vantaggio, un punto Sì. può cambiare. Io avrei fatto una Sì, sfida a caso. fosse in questo caso qua sì, era meglio, perché comunque avvantaggiava, Anzi, era più avrei avanti fatto anche- Giovanni. Avrei fatto addirittura potere, avevo detto, se per caso vuole dominare, io comunque ci guadagno 2 punti, è una pescata. Sì, no, beh, sì. avrebbe pagato Avrebbe sicuramente, pagato, avrebbe pagato sicuro, sicuramente. Però avendo Iori dominava, sì, quindi comunque era in vantaggio Giovanni. Vediamo cosa lancia. Il plot, Giovanni. Allora, io credo cioè, ormai Mirko aspetta, c'è Sì, un gap. allora sì ragazzi, qui c'è stato un piccolissimo gap, ma sostanzialmente non si è semplicemente visto il momento in cui giravano la trama. ok. Famine. Hanno girato Famine, cioè Carestia Carestia, per Summer Giovanni e Summer Harvest per Mirko, purtroppo. Mirko non c'entra bene la trama. No, non c'entra bene la trama qua perché prenderà solo 4 ori più quelli di C'è Tywin. c'è una buona cosa soltanto che ha inabilitato il Beggar King per un turno, perché di fatto Carestia a 2 Carestia 2, a 0. sì. Non è, no. Però Lì adesso l'ha c'è inabilitato per un turno, ma comunque ha 2 Due ori, militari di 3 Khal-Drogo. ori
da una parte sono 2 militari a Clan 2, deve cercare di... esatto. Non so se riesce a reggere. C'è da dire che però anche Giovanni secondo me si aspettava in questo turno di avere, con Carestia si aspettava di avere più ori secondo me per poter giocare meglio, Beh, ne però ha sei, vabbè, ne ha 3, comunque sei. no ne ha 3 Giovanni. Ah, Giovanni, scusa. Giovanni ne ha 3, quindi Da ecco parte ne ha lui... tanti, ma perché c'è Tywin fondamentalmente, per questo che Oh, Milk. ecco, Milk questo tocca il drogo, è Mirk brutto. ci risolve un po' perché si altrimenti risolve, altrimenti erano 2 militari a Clan 2, sarebbe stato impossibile gestirle. è molto difficile sicuramente. Non ci sono stealth, quindi vabbè, però sarebbe stato comunque molto difficile. Tiene Seori. Vediamo se vuole tenere grosso Tywin per difendere almeno mi sa la che militare. Anche se Non lo so. diventa veramente Sì, è difficile. tornato in difendere mano, ricordiamoci che è tornato in mano Mister Ambuscino, quindi quello lì probabilmente lo metterà. Poi È lo perché ambuscerà dopo. adesso, giocandoli adesso, i personaggi gli costano di più. Giocandoli Infatti in ambush non, gli costano di più. non tiene niente, esatto, non tiene niente, Va cioè bene. non gioca niente. Potrebbe ovviamente. avere, Ambuscerà e potrebbe basta. avere O il o mastino. il mastino o i nostri amici di prima. Giovanni intanto mette copia di Burger King. Vabbè, ce l'aveva. Ci sta. E lì- No, col Beggar King è una cosa un po' diversa dagli attachment normali, che cerchi sempre di non mettere in duplice copia perché magari la gente non... No, o, perché o te li confisca raramente. se hai confisca, la confisca te la fanno. Invece sempre. se con Beggar King se hai anche i 3 pezzi mettili tutti Ci e tre, sta, perché ci sta. almeno raddoppi Almeno ed eviti di perderlo. Non ti fai usare la confisca su È quello. tornato il pistolino piccolino, il Vabbè, nostro scontino. scontino, scende scontino, e poi però qui abbiamo durato uno sconto, non penso che scenderà molto, forse è un drago, vediamo, magari se è un drago potrebbe essere interessante, tiene la carta a casa rialzata per minacciare sempre Dracarys, vediamo. Ma forse anche Giovanni è un po' con una mano, no però un po' di carte in mano ce l'ha, infatti non fa nient'altro, stiamo per andare in sfide, Paga un oro. c'è un'azione, Ambuscia intanto, la spada. tanto ambush di spada, vabbè. Non No, è importante questo ambush di spada. Allora, un altro nightmare. Allora, è importante l'ambush di spada perché in realtà facendo la militare con Jamie andava a forza 4. Ah no, però di là comunque stavo scherzando, non c'è drago. C'è solo Daenerys. C'è Daenerys, quindi non E, moriva. però non moriva. Lo so, però comunque comunque sì, rischia lo sì. stesso. No, è vero, però non moriva. Cioè, diciamo che non essendoci il drago. Poi comunque va bene, magari Giovanni si gioca 2 carte, però Dracarys e Waking the Dragon esistono, C'è la coppia, quindi Vero. rischia un pezzo come Jamie, io non lo Comunque rischierei. ha nightmarizzato Jamie, vediamo Però se- adesso forse Mirko cambia strategia, perché a sto punto non gli serve A questo punto fare una militare, avrebbe fatto una militare così, proprio gratis, diciamo, con Jamie, tanto solo che adesso non ha Quel proprio Mirko su senso. Tyrion l'ha proprio conciato male. Ragazzi, sì, vedete che comunque gli sta veramente condizionando grandemente la strategia. Adesso a 4 ori potrebbe anche scendere di mastino volendo, no? Però Il mastino sarebbe una carta abbastanza, in questo momento sarebbe una carta abbastanza risolutiva, perché ti metti al riparo dalla militare abbastanza tranquillamente, a meno che non la faccia con 2 Unsullied, con gente di quel tipo lì. dando un -3 a tutti i partecipanti, che potrebbe Dall'altra diventare, sì, dall'altra Quindi parte. comunque il mastino forza 3 che ti blocca 2 Unsullied, sì vabbè, non lo farebbe neanche. No. Ma insomma, vediamo intanto cosa decide. Alla fine l'ha fatto. Però perdonatemi, ma questa non è secondo me non è una scelta tanto azzeccata. Perché dall'altra parte di icone ce ne sono tante e lo scontino gli fa da Claimsock. O giochi prima i Limpain e gli togli lo Poteva aver scontino. avuto senso uccidere il scontino di Limpain e fare la Non militare. hai icone però dopo, Non poi hai non fa un icone, è cazzo. vero. Però Allora, io dico adesso, analizzando la giocata, secondo me Giovanni ha fatto quella mossa perché altrimenti sarebbe partita una militare a forza 6, diciamo, che con quegli ori gli lasciava aperta la possibilità di spada e lui avrebbe dovuto difendere con qualcosa. La leggo così. Però diciamo che da un altro sei punto sempre di lì, vista, uguale. se avesse tenuto i 2 ori avrebbe minacciato lui di avere poi spada e quindi avrebbe messo molto più in crisi Mirko, perché adesso Mirko questa militare, io la leggo così, la fa anche perché tanto comunque sa che dall'altra parte una spada non c'è più. E quindi comunque si può permettere anche di lasciare eventualmente a Noppo, cioè se proprio, vabbè, perde 2 personaggi, alla peggio però. Però sono 2 personaggi, lo so, no ragazzi, non è che voglio dire Bellissimo, niente, però
Ecco, questa qua per davvero non lo... Allora, lo so che poi dopo ti trovi senza icone, però per rendere pericolosa la militare l'unico modo per farlo era uccidere prima lo sconto e poi partire. Sì. Sì, adesso è veramente un po'... Nightmare Tywin. Terzo Nightmare. Terzo Nightmare, che quindi quel Tywin adesso si spompa clamorosamente. A parte che 6 anzi 5. non vorrei che fosse stato un intrigo, ragazzi, in tutto ciò. È Sì, stato è un un intrigo, è stato un intrigo. Attenzione, l'abbiamo letta male, noi pensavamo a una militare di Jaime comunque No, per vabbè, mettere... in realtà non è che l'abbiamo letta male, è che uno pensa che comunque con Jaime fai sempre la militare, non è così. In realtà la militare veramente non ha senso. Però, Andrea, però ti ripeto, una militare a forza 6 con Jaime, con 4 ori dall'altra parte, sarebbe stata forza avrebbe costretto secondo me Giovanni a tapparsi per chi se ne difendere. frega, tappa un Unsullied. Unsullied, sta a posto, perde l'Unsullied o perde il cretino. Però guarda che perdere l'Unsullied voleva dire probabilmente poi non entrare... Cioè, o Ma forse... se aveva lo Nightmare in scontino. mano, cosa gliene frega? Beh, se avrai Ci vuole lo Nightmare in scontino. mano, sì. Però non lo so. Però... Avrebbe uscito lo scontino comunque, cioè ce l'ha lì, pronto per morire, Sì, cioè, bastava difendere. No, ma lo scontro... No, allora, difendere... Tanto, però allora, l'avrebbe non può fare- costretto a difendere. Non può fare certo. il militare, capito? No, Non li può il militare fare. non lo può Ha fare. una potere potere gigantesca. enorme. Questa è... Gigantesca tra virgolette. Da Però è enorme perché da meno 3. Da meno 3, mamma mia. Cioè, quindi È una potere- Tywin sarebbe un forza 3, Tyrion un forza 1 e Vabbè, Impegno forza... sì, cos'è? zero. 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 Cioè, quindi passa... Passa per forza. Infatti ci sta ripensando perché ha detto forse ho esagerato. Forse ho esagerato. Bastano i 2 Unsullied in realtà per vincerla. Io la senza farei lo forza scontino. 1, così poi passano a cose di militare. Beh, c'hai l'impegno, per opparla, ha potere. E anche Crane 2, secondo me quei 2 punti li vuole rubare. Comunque ha 8 poteri, Infatti, Quindi, io, se io, ne ruba due, io va ora, 10, 11. io ora a potere tenterei di vincerla. A tutti i costi, perché comunque la militare oramai... I 2 Unsullied gli garantiscono la vittoria. Sono 6 contro, dall'altra parte abbiamo 6, abbiamo 3, 4 contro 4. Secondo me- 5, abbiamo 5 dall'altra parte. Secondo me fa prima la militare così almeno vede cosa succede. Militare penso che sia una militare di Unsullied Però, più allora, noi sappiamo che ha il nostro amico. scende Romino, quindi già Mastino non c'è, vabbè, ok. Ed è Anoppo per forza. Cioè, se non mette Tywin è Anoppo per forza. E già è un punto comunque in più. Sì. Però è giusto lo scontino Da Anoppo. per toglierli. Ecco qua, sì, Tyrion, ci lascia Tyrion che tanto a questo punto Ormai era evidentemente... È proprio inutile. inutile. Ok. Ecco, adesso questa cosa gli ha alleggerito anche la questione della potere sostanzialmente. Adesso infatti Sempre- un Unsullied più Romino in Se potere... sono 4. Tywin è un Quattro. 4 più il Impane. Tywin prende sempre... No, prende meno 2 adesso. No, e allora la vince. La vince Se vuole comunque. No, se vuole la vince Mirko. Sì, perché Tre, lui uno, va a quattro. 4, Tywin è a Tywin è 4 quattro. e l'altro andrebbe a forza 1. Sì, deve impegnarsi con tutto e la può vincere. Però la può vincere. Sono così importanti le carte che abbiamo in mano? Boh. Però qua è Crane 2 Mirko, infatti io lo fanno notare. 3, 6, 9, 10, Anoppo e difende la mano. 12, Anoppo, sì, Anoppo e difende la mano, perché altrimenti probabilmente la partita è ancora più finita. No, non gliela fa neanche l'intrigo. Comunque lui Peschini non ne ha. Sì, ovviamente a questo punto non gliela fa per non dargli... tanto- per non no, dargli- fa ma non ce l'ha perché Ah, no. comunque era nightmarizzato. Sbiancato. quindi, Però era inutile anche fare, tanto non l'avrebbe vinta. Va bene, insomma, andiamo avanti, vediamo nuova trama. Confisca. Ecco, confisca per... Ma è qua. Vabbè. Io avrei tirato una marcia. Ti levi. Anch'io. Ti levi un Jamie o Anch'io. un impegno Anch'io. di turno. Però. Però lui forse aveva letto... No, vabbè, no, perché tanto comunque sarebbe Andava partito bene, e gli andava bene uguale, andava bene anche Marcia. Tanto. Dall'altra parte invece Mirko giustamente ce l'ha, gioca Wildfire, quindi Mirko diciamo che ha un Lannister in cui gioca sia Wildfire che Prime Nevi, interessante come scelta.
A parte questo gioca a Warfare ovviamente per tenere più corto il board di Giovanni. Finalmente vede un'economia, un luogo di economia. Allora, finalmente vedi un'economia? No, c'è timing da turno 0, quella lì è economia. Sì, è economia, però comunque diciamo che... No, ma quando uno è in campo Tywin non può lamentarsi, quei 2 ore lì fanno troppo la differenza. Va bene, non lamentiamoci, però... Dall'altra parte c'è un Burger King, ma comunque è più la terra. Infatti sono due turni che non lo usa. Un turno, non l'ha usato un turno. L'ha usato soltanto il turno. E anche questo non lo usa ovviamente. Turno prima e questo turno. Il turno prima non l'ha usato, questo turno non l'ha usato. Il turno precedente precedente l'ha usato, il turno precedente ancora era il primo e quindi non poteva usare. Esatto. Quindi, al netto 2 ore. Dall'altra parte quanti sono? 8 di già? Non scherziamo, ragazzi. Beggar King è una bellissima carta, ma non regge Tywin. Allora, in tutto questo mi sembra di capire che è partito Mirko, ovviamente, che ha messo la strada e però per il momento nient'altro. Sembra un Potrebbe po'... essere un problema. Nient'altro è complicata, Nient'altro è complicata. Dall'altra parte, ecco, no, scusatemi, comunque la confisca ovviamente toglie Mirk su Khal-Drogo, giustamente. Se non mette dentro altro è un grosso problema. Magari può anche ambusciare qualcosa alla mano, però veramente problematica. Anche perché adesso abbiamo Giovanni lanciato sulla chiusura, ricordiamoci, ma gli mancano 3 punti. Ha una fama in gioco, gli mancano 3 punti. Vediamo. Draghetto? Non vedo un cacchio. Ecco, quello potrebbe tre ori sono... 3 ori è sicuramente un drago, quello è sicuramente un drago, potrebbe essere... Regalo Drogo. Vediamo se lo... vediamo meglio, tanto adesso lo vedremo meglio, appena lo piega o ci passa sopra la mano, banalmente. Ok, vediamo intanto... comunque qualcosa c'è. Ecco, lo prende in mano così. E in tutto questo non è un Rat Shit Raiders. Ma interessante. Ha pagato 4. Ha pagato 4, sì, ha pagato 4. Interessante. Perché aveva 5 ori, infatti ne rimane 1. Ok, allora no, forse diciamo che la chiusura a questo turno la vedo già un pochino più complicata. No, è molto probabile, bisogna vedere dall'altra parte cosa c'è. Sì, intanto vediamo le sfide di Mirko. Mirko ha un sacco di ori, ragazzi, ricordiamocelo. Ne ha 6. Nightmare sono finiti sicuro perché Almeno quello. 3 sono stati giocati e quindi ricordiamo limite di carte nel mazzo 3, quindi ci sono sempre, alla fine non ha sparato neanche una volta, quindi tendenzialmente sono ancora Dracarys è sempre 3 Dracarys, Vedi che non magari se ne è visto uno. Giovanni non penso abbia il fiato corto come me, quindi magari qualcuno potrebbe averlo in mano. Lì solo che rischia solo Pain. Non ha draghi, ma c'ha Dani, quindi comunque se per togliergli un pezzo come Pain io probabilmente lo farei. Sì, quello ci sta. Però vabbè, sono diciamo... qua Mirko... Se non ha nessun ambush è un problema veramente serio. Sì, Mirko ci sta pensando, probabilmente sta pensando di stare in difesa comunque, perché è una situazione complicata. Non proprio niente, non vediamo benissimo la mano. Però la militare diciamo ignorante di Jamie me l'aspetto, insomma, almeno quella. Potrebbe opparla con i Rattleshit e a uccidersi i Rattleshit o togliere una copia di Daenerys. Guarda, può opparla tranquillamente con i Rattleshit e Khal-Drogo e lasciarsi le 2 sfide interessanti che ha anche per chiudere. Comunque ha potere, intrigo passa e no, intrigo non passa. Intrigo non passa, il potere neanche se... no, e quindi Tywin farà qualcosa. Secondo me no, sta in difesa, però vediamo, cioè potrebbe partire solo una militare di Jamie e già comunque se decide di vincere in difesa è un problema, problema no, però comunque punto, fa comunque un punto.
Vediamo cosa se la gioca Mirko più che altro. Adesso è tutto in mano a lui. Ovviamente noi non gli vediamo la mano, quindi... Ho intravisto qualcosa, tipo un treachery, niente di che. Militare doppia. Qua c'ha la spada. Qua, probabilmente vuole uccidere Khal-Drogo. Qui adesso è un 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meno 1, 11. 11 più 6. 5. Più 6 c'è la spada. C'è la spada. Ok, più 6 e quindi 17, forza 17. Qua per non far partire con la spada sono problemi. Secondo me Giovanni dice se ce l'hai la spada, se non ce l'hai non ce l'hai. Guarda, perde 2 punti di Khal-Drogo, però dopo ha potere militare e intrigo belli lisci. Sì, certo. Secondo me lui sa che non ci può fare molto a questo punto. Giovanni l'ha capito e opera al minimo, penso. Forse col personaggio 13. Beh, non opera perché tanto il claim lo deve mantenere. Beh, no, se decide di togliersi la copia di danni, probabilmente non oppa nemmeno per tenersi 3 sfide. Sì. Però vediamo, No, oppa, vedi, oppa di Ma si oppa perché i Rattleshirt sono un po' inutili. Secondo me toglie loro piuttosto che la pelle di danni. Sì, può essere che scelga Può così. essere. Per adesso il target a tipi di spadata è Khal-Drogo. Ovviamente è solo Khal-Drogo. Ma qui, attenzione, Non c'è un problema. non vediamo reazioni partire, vediamo un punto chiamato... No, punto di Anoppo no, Mirko, perché l'altro punto di fama. Sì, è la morte dei Rattleshik. Ecco, questa cosa di Mirko che non ha la spada potrebbe essere un problema. È un po' problematico. Poteva comunque, non dico ribaltare completamente, però lo accorciava di 2 punti, lo mandava a 2 personaggi in gioco, che quindi si portava sotto marcia di nuovo. Senza più la doppia militare. Infatti lui adesso si è... Infatti adesso lui si è lanciato tutto in attacco. È andato. Tanto. Secondo me fosse anche troppo a questo punto questa militare così grossa, perché tanto dalla parte era perché sperava che oppasse con qualcosa. Ma non poteva neanche committarlo, perché anche volendo, dici, tappo tutto. Però questo però l'assassino non fa nulla in realtà. L'assassino gli toglie una copia. È solo la copia di Daenerys, non cambia nulla. Gli toglie la copia. Adesso metti anche che gli fa un intrigo cambiando la claim, ma comunque non basta. Ecco, esatto, gliela sta facendo tra l'altro. Intrigo e cambio claim. C'è solo gli Unsullied. Però, gli ha fatto questi morti, ma adesso si è tappato tutto e la partita è finita. Punti. Perché ci sono i 3 punti. I 3 punti di Khal-Drogo. I 3 punti di potere a Noppo, rubo 1 fama. Esatto. Potere a Noppo, rubo 1 fama. Ha overcommittato in una militare inutile. Quello che poteva fare. No, se doveva stare in difesa. Non doveva piegare quel... D'altra parte non c'è... stare in piedi. Non c'è... Stare in piedi. Secondo me. Però boh. Vedi che aveva marcia adesso? Sì, certo. Cioè, adesso fagli tutti quei morti, cosa gli è servito? Niente, tanto comunque non... Se Marcia lo faceva il turno dopo... ho capito, però Mirko, nel senso, gli ha fatto 3 morti, ma non è servito a niente. No. Se avesse avuto spada, quel discorso di fare la militare a 17 aveva senso. Sì. Ma tu a militare a 17 non costringi neanche l'avversario a committarsi tutto in difesa per non farti vincere di 5 più. Perché comunque anche se lui tappava Unsullied e Khal-Drogo, l'atto di 5 più la vinceva. Quindi giustamente ti parte sempre la noppa a quel punto. Però Unsullied e Khal-Drogo e Rattleshirt Non bastavano. 5... 8 e 3, 11 e d'altra parte 17 non bastavano. Non bastavano. E quindi doveva andarci più piano. doveva andarci più Doveva farlo con Jaime e basta. Jamie e basta era la soluzione. Jamie e basta sto in difesa e la portiamo avanti la partita. Un altro turno con marcia al muro, però non gli faceva forse nessun morto e a quel punto marcia al muro niente, non aveva più neanche tante senso. Però nessun morto dall'altra parte voleva dire tapparsi i personaggi con militari, voleva dire anche dall'altra parte nessun morto, nessuna sfida vinta, cioè insomma mancava troppo poco, quindi comunque ci provo. Comunque diciamo che secondo me ha fatto la differenza alcune scelte, anche tipo per esempio, adesso io non l'abbiamo vista, penso che Mirko una confisca ce l'avesse nel pro deck, togliersi quel Mirk
visto che dall'altra parte non ha visto quella... Forse lui non l'ha fatto dicendo, tanto prima o poi arriva pentolata o... Doveva avere von Dracarys, vabbè. me lo E rimuovi. però, non ragazzi, sono arrivati, non non è sono arrivata arrivati... neanche una rimozione. Non è arrivata praticamente... Sì, tra tutti e due praticamente rimozioni non ne abbiamo viste, L'unica ragazzi. è tra le back combat alla fine, Niente. praticamente. Giovanni, vabbè, insomma, concludiamo così. Allora, Giovanni ha fatto un ottimo torneo, portando un mazzo interessante, un mazzo forte che è venuto fuori negli ultimi mesi, giocandolo molto bene, scelte strane mi sembra non ne abbiamo viste, in realtà nel mazzo, per quello che abbiamo visto almeno. Mirko è stato veramente bravo, ha fatto un'annata veramente on fire, direi, tra i vari RCG, e comunque anche in generale... Finalista, Tra l'altro, esatto, ha Cioè, fatto sempre finalista. scusa. sempre finalista, insomma, nel senso ha fatto ottimi risultati. E Giovanni invece sono contento, ci rappresenterà al mondiale, tutto sommato è un ottimo giocatore, un'ottima scelta per noi, per l'Italia. Come dicevamo all'inizio, meta di Mantova quest'anno Ha fatto il triplete. triplete, sì, sembra l'Inter dei tempi migliori praticamente. E speriamo che non diano via Mancini. Ecco, vabbè, sì, Mancini praticamente è Axo, per chi non avesse capito. Mancini è Axo, il nostro Axo. Guardiola, Sì, però vabbè. Niente, io direi che possiamo chiudere qua per non tenere il filmato troppo lungo. Vi ricordiamo che se volete documentarvi sul nazionale in generale ci sono tutti gli altri filmati delle top che potete visionare e c'è anche il vlog che abbiamo fatto. Vi ricordiamo comunque di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace ai nostri video. Mi piace. Vi salutiamo. Con tutti e tre gli account che hai. Con Esatto, tutti gli con account, tutti gli account che avete. avete. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.